Ciao a tutti. Capire se il narcisista sta per lasciarti può essere complesso, soprattutto perché tende a mascherare le sue intenzioni fino all'ultimo momento. Tuttavia ci sono alcuni segnali comuni che possono aiutare a comprendere se la relazione sta per finire. Di solito i narcisisti attraversano tre fasi principali nelle loro relazioni: idealizzazione, svalutazione e scarto. Proprio durante la fase della svalutazione si possono notare comportamenti tipici che indicano che il narcisista sta preparando il terreno per l'abbandono. Riconoscere questi segnali non è solo utile per prepararsi emotivamente, ma anche per proteggere la propria autostima e prendere eventuali misure preventive. Ecco i principali segnali e atteggiamenti che il narcisista può mettere in atto quando si prepara a lasciare la partner. Diminuzione delle attenzioni e del coinvolgimento. All'inizio della relazione il narcisista è solito dare molte attenzioni alla persona con cui sta, come ad esempio lodarla, farla sentire speciale, quasi come se fosse il centro del suo mondo. Tuttavia, quando inizia a considerare di lasciare la partner, queste attenzioni tendono a diminuire drasticamente. Se prima era entusiasta e coinvolto, poi potrebbe mostrarsi indifferente, freddo e meno interessato, come ad esempio smettere di fare quei piccoli gesti di affetto che prima erano frequenti, come mandare messaggi o chiamare durante la giornata. Questo distacco emotivo può sembrare improvviso o graduale, ma lascia sempre un senso di vuoto e insicurezza nella vittima che si domanda cosa sia cambiato. Critiche e svalutazione continua. Uno dei segnali più chiari che indicano che il narcisista sta pensando di lasciarti è un aumento delle critiche. Spesso queste critiche sono rivolte a caratteristiche della persona che prima venivano apprezzate o addirittura idealizzate. Il narcisista potrebbe cominciare a lamentarsi di aspetti fisici, comportamentali o emotivi della sua partner, insinuando che non è abbastanza per lui. Tale comportamento fa parte di una strategia di svalutazione volta a ridurre l'autostima della vittima e a creare un senso di inferiorità. Così facendo, il narcisista si sente autorizzato a prendere le distanze e a giustificare, almeno ai suoi occhi, il desiderio di terminare la relazione. Gaslighting, manipolare la percezione della realtà. Il gaslighting è una forma di manipolazione psicologica che porta la vittima a mettere in dubbio la propria percezione della realtà. Il narcisista potrebbe iniziare a negare fatti o episodi avvenuti o addirittura sostenere che la vittima è troppo sensibile o drammatica. In questa fase il gaslighting serve a mantenere la vittima disorientata e insicura, facendole credere che sia lei la causa dei problemi nella relazione. In questo modo, quando il narcisista deciderà di andarsene, la vittima potrebbe essere indotta a credere di essere colpevole della rottura o di non essere all'altezza della relazione. Prima di lasciare una relazione, molti narcisisti iniziano a creare connessioni con una nuova fonte di approvvigionamento, ossia una nuova persona da cui trarre beneficio emotivo, validazione o controllo. La triangolazione è una tattica con cui il narcisista introduce intenzionalmente un nuovo soggetto nella dinamica della relazione. Può trattarsi di un amico o amica di cui improvvisamente parla spesso o di una persona conosciuta recentemente sul lavoro. Questo comportamento ha due scopi: creare gelosia e insicurezza nella vittima e preparare il terreno per una facile transizione verso una nuova relazione. Un altro segnale che indica che il narcisista sta per lasciarti è quando inizia a scomparire senza spiegazioni o a ignorarti volutamente. Tale comportamento consiste nel chiudere ogni tipo di comunicazione, facendosi negare oppure evitando confronti diretti. Questo atteggiamento crea un senso di abbandono e di totale confusione nella vittima, che si trova a chiedersi cosa stia succedendo e se ci sia qualcosa che possa fare per risolvere la situazione. Di solito il narcisista usa queste sparizioni per ridurre gradualmente l'intensità emotiva della relazione e abituare la vittima alla sua assenza. Un altro segnale di allarme è il rinnegare le promesse o i progetti a lungo termine, come ad esempio evitare di impegnarsi in piani futuri come convivenza, matrimonio o viaggi. Questo cambiamento è spesso accompagnato da scuse vaghe o giustificazioni poco convincenti.
Il narcisista potrebbe dire di sentirsi troppo sotto pressione o di avere bisogno di tempo per se stesso. In realtà si sta preparando a lasciare la relazione e cerca di minimizzare l'impatto emotivo ritirandosi gradualmente. Aumento dell'aggressività e dei conflitti. Prima di terminare una relazione, il narcisista può diventare più aggressivo e litigioso. I conflitti possono aumentare in frequenza e intensità, poiché cerca di trovare motivi per giustificare la sua decisione di lasciare la partner. Questa escalation di conflitti serve a creare un ambiente negativo che rende più facile per il narcisista allontanarsi, lasciando la vittima in uno stato di colpevolezza o di frustrazione. Le discussioni diventano spesso unilaterali, con il narcisista che rifiuta di assumersi le responsabilità scaricando la colpa sulla vittima. Giustificazione anticipata e distorsione della realtà. Prima di scartare una persona, il narcisista tende a giustificare il proprio desiderio di lasciarla attraverso distorsioni della realtà. Potrebbe dire che la relazione non lo rende più felice o che la vittima è cambiata nel tempo. In molti casi queste giustificazioni non hanno alcun fondamento, ma servono al narcisista per legittimare il suo distacco senza sentirsi in colpa. Può persino accusare la vittima di non averlo compreso, oppure di essere troppo bisognosa, creando così una narrativa in cui lui è la vittima della situazione. Prima dello scarto è comune che il narcisista mantenga un sottile legame di controllo, offrendo false speranze o mezze promesse. Tale comportamento serve a mantenere la vittima in uno stato di attesa e di dipendenza, senza però mai soddisfarla pienamente. Ogni volta che la vittima cerca chiarezza o stabilità, il narcisista si ritira o cambia discorso, lasciando solo piccoli segnali che fanno sembrare possibile una riconciliazione. In questo modo, quando decide di lasciare la partner, il narcisista sa di poter tornare se ne ha bisogno, mantenendo sempre una sorta di controllo. La fase finale è lo scarto improvviso. Dopo aver eroso l'autostima, manipolato la percezione della realtà e mantenuto la vittima in una costante altalena emotiva, il narcisista passa alla fase finale, lo scarto. Di solito questo avviene in modo improvviso e senza preavviso, lasciando la vittima scioccata e con molte domande irrisolte. Spesso il narcisista chiude ogni tipo di comunicazione, rendendo impossibile per la vittima ottenere spiegazioni o chiarimenti. Questo abbandono improvviso è estremamente doloroso e può lasciare la persona in uno stato di forte confusione, poiché la sua autostima è stata minata e la sua percezione della realtà distorta. In sintesi, capire se il narcisista sta per lasciarti può essere difficile, ma osservando i segnali descritti è possibile riconoscere il momento in cui il distacco è vicino. Identificare questi comportamenti permette di prepararsi psicologicamente, evitando di rimanere intrappolati in un ciclo di svalutazione e di abbandono. Ma non dimenticare che nel momento in cui il narcisista decide di scartarti, per quanto doloroso possa essere, in realtà tu hai vinto. Hai vinto perché potrai finalmente riscoprire la tua autostima e ricostruire la tua vita, lontano dall'influenza negativa di chi ti faceva sentire mai abbastanza. Essere scartati da qualcuno di tossico diventa quindi un'opportunità per ricominciare e riconquistare serenità e rispetto di sé. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguito.